non chiedere, è vietato sapere quale fine della vita per me, quale per te gli dei daranno, o Leuconoe, e non tentare i numeri babilonesi. Quanto è meglio sopportare tutto ciò che accadrà, se Giove ci concederà molti inverni, o se l'ultimo è questo, l'inverno che ora sta rompendo il mar Tirreno contro le scioliere di Pomice. Sii saggia, purifica il vino e limita la lunga speranza a un breve periodo di tempo. Mentre parliamo, il tempo malvagio sta scomparendo. Cogli il giorno, il meno possibile, fida ingenuamente del futuro. È strano che le parole carpe diem, che sono state utilizzate per secoli come espressione di ottimismo allegro, provengano da un poema che suona così serio, persino tragico. Questo poema fu scritto 2040 anni fa, quando Orazio aveva 42 anni. Non era l'ultimo inverno della sua vita, Giove gli diede altri 15 anni, ma morì proprio sulla soglia di un inverno, il quinto giorno, prima delle calende di dicembre dell'anno 746 dalla fondazione di Roma, o come lo diciamo oggi, il 27 novembre dell'ottavo anno a.C. E quando dico le parole avanti Cristo, immagino quanto Orazio sarebbe stato sbalordito quando stava scrivendo questo poema e pensando al futuro se gli avessimo detto che i più grandi cambiamenti nell'impero e nel mondo, anche il cambiamento del modo in cui le persone contano gli anni della sua vita, sarebbero accaduti non a causa dei suoi potenti amici a Roma, come l'imperatore Augusto, ma a causa di una bambina, che ora ha solo un paio di anni, si chiama Mariam e vive nelle lontane province dell'impero romano chiamate Galilea. Quando leggo questo poema in latino, sono sempre meravigliato che vediamo queste parole esattamente come milioni di persone le leggono per migliaia di anni. Imperatori romani e le persone che hanno scritto il Nuovo Testamento, per le quali era già un famoso vecchio poema, e i grandi scrittori che hanno creato la letteratura che è diventata la pietra angolare delle stesse lingue a cui ho nuovamente tradotto questo poema. Non sappiamo se il nome Leuconoe fosse il nome di una vera donna. In greco significa mente bianca o pura, dove leuco significa bianco o puro, come nelle parole leucociti, globuli bianchi, o leucemia, sangue bianco, e nous significa mente, come nelle parole noosfera, cognitivo o gnostico. E il nome corrisponde perfettamente al consiglio di mantenere le nostre menti puri da problemi e preoccupazioni, come se stessimo filtrando i sedimenti del vino, e di goderci ogni giorno, così com'è, perché non sappiamo mai cosa porterà il futuro. Tu ne quasi ris, stirene fas, quem mihi quem tibi, finem dide derint, Leuconoe, nec Babilonios, temptaris numeros, ut melius, quid quiderit pati, seu plures hiemes, seu tribuit, Jupiter ultimam, quae nunc oppositis, debilitat, pumicibus mare, turrenum sapias, vina liques, et spatio brevi, spem longam reseces, dum loquimur, fugerit invida, et as carpe diem, quam minimum, credula postero.